Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e in questo caso il calcio è di chi riesce a sconfiggere il Monza e fare 3 punti al Maradona, perché è l'unica cosa che serve a questo Napoli. Un solo risultato possibile, l'abbiamo detto anche contro la Roma, ma non ci siamo riusciti. Vediamo di non steccare anche appunto la partita contro il Monza. Prepartita appunto del nostro Napoli che affronterà la squadra di Palladino in questa 18ª giornata di Serie A. Se non l'avete ancora fatto ragazzi, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti, e un bel like post feste natalizie che fa sempre bene. Andiamo a vedere come ci arriva il Monza. Il Napoli come ci arriva e come ci sta arrivando lo sappiamo benissimo. Situazione delicata, 3 punti è l'unica cosa che conta. Non mi importa più di come arrivino i punti, se ci sia un'autorete, se la vince al 90°. Ormai dobbiamo staccarci da questa quota 27 che sembra essersi appiccicata appunto dietro il groppone. Comunque partiamo con il video. Come ci arriva il Monza? 21 punti fatti, 16 gol fatti e 18 subiti per la squadra di Palladino. Napoli 27 punti, 28 fatti e 21 subiti. Ovviamente siamo messi meglio del Monza e ci mancherebbe altro, aggiungere io. Monza che arriva comunque con un 3-4-2-1, attitudine alla Gasperini per quanto riguarda il recupero palla, uomo su uomo, intensità, tanta corsa e tenuta atletica al top, perché il Monza è una squadra che corre al di là delle sconfitte, perché bisogna andare a vedere come sono arrivate, soprattutto quella contro la Viola, dove il Monza, secondo me, a mio avviso, ha fatto un'ottima partita. La Viola ovviamente vince 1-0 con un gol sul finale, ma meritava il Monza in quel frangente. Squadra che corre, abbiamo detto, squadra che si schiererà con un 3-4-1-2. Le probabili formazioni dovrebbero essere queste, ve le metto qui, salvo cambiamenti, perché ovviamente mancano 2 giorni all'inizio del match. Il Napoli schiererà Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anghissà, Justo e Zielinski, Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia, viste le assenze di Osimhen e Politano per squalifica, Lobotka che è infortunato, Nathan lo stesso dalle 6 alle 8 settimane fuori per l'infortunio alla spalla. Monza che dovrebbe schierare questa formazione: Di Gregorio, Izzo, Caldirola, D'Ambrosio, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kiriakopoulos, Colpani, Dani Mota e Colombo. 3-4-2-1 per il Monza. Andremo a vedere con la lavagna tattica adesso le possibili fasi di gioco e situazioni pericolose che potrebbe creare il Monza. Partiamo con la nostra lavagnetta, eccola qui, con la formazione, così lì la lasciamo in sovraimpressione e andiamo a vedere. Allora, 3, 4, 2, 1. Con un pennarello che io non riesco a trovare. Sono arrivati i pennarelli di Amazon, me li ho dovuti mandare indietro perché mi lasciano degli aloni e non si pulisce. Sarà una lavagnetta antipatica che non vuole essere scritta da tutti i pennarelli. È una lavagnetta sofisticata. Comunque, allora, banda alle ciance. Quando in fase di impostazione il Monza porta questi due mediani e non li porta mai in linea, tanto è vero che uno imposta e l'altro te lo trovi o più avanti o più dietro. Viceversa, lo può fare anche quest'altro mediano e questo qui imposta. Gioco che si sviluppa soprattutto sugli esterni. Ciò non vuol dire che si arrivi qui come possono essere squadre che sfruttano le corsie esterne con le sovrapposizioni. No, assolutamente. Tanto è vero che gli esterni del Monza, arrivati qui con un centrocampo che segue, convergono tutti quanti verso il centro. Tant'è che i calciatori del Monza prediligono con questi due dietro la punta e con la linea mediana, soprattutto con con appunto i due calciatori in fase di impostazione, chiamiamoli così, di giocare tra le linee avversarie, ed è lì dove rendono di più. Abbiamo detto che convergono verso il centro e possono partire anche palloni da qui che vanno a finire qui in area di rigore dalle due zone esterne
perché portano tanti calciatori in area di rigore, soprattutto in inserimenti verticali. Tanto è vero che si crea densità sia qui che qui con appunto i due trequartisti, chiamiamoli così, dietro la punta, con la punta all'interno e gli esterni e i due centrocampisti che vanno in appoggio qui. Quindi dobbiamo secondo me tenergli testa e non farli avanzare più, non farli avanzare nei limiti del possibile, perché il Monza in maniera verticale e anche per vie centrali rompe le scatole e non poco anche a difesa schierata. Cosa che non va sottovalutata sono gli inserimenti appunto delle mezze punte, chiamiamole mezze punte, chiamiamoli trequartisti che stanno qui in questo caso con la punta in aria, che vanno a finire qui e qui con gli esterni in appoggio qui e qui. Quando gli esterni non convergono verso il centro e ci sono appunto i mediani in questa fase. Ho fatto un tantino di confusione, ma mi auguro che ci siamo capiti, vedete? E anche questo pennarello funziona. La lasciamo così perché questo era dal punto di vista tattico quello che vi volevo appunto spiegare. È un Monza che in fase di non possesso verrà ad aggredirti, togliamo la formazione di qua che non ci interessa più. È un Monza che nella fase di non possesso verrà ad aggredirti comunque uomo su uomo, tanta gamba, vanno in difficoltà, però presi alle spalle sugli esterni. Allora, quando noi siamo sugli esterni, ho finito il pennarello, forse ho questo vuoto. Ho questo vuoto che forse pure può rendere perché siamo... Facciamo che questa è la metà campo avversaria, gli esterni del Monza sono qui, giusto? Se noi ci posizioniamo qui e li prendiamo da dietro, gli esterni del Monza sono questi, e noi li becchiamo dietro agli esterni, ovviamente avrai una difesa a 3 che senza le coperture delle fasce diventa un tantino più vulnerabile, però bisogna essere poi veloci a coprire tutti gli spazi con centrocampisti e mezzale di inserimento qui per poter servire poi Simeone, Raspadori, eccetera, eccetera, e le punte. Questa è una, appunto, è una fase a favore del Napoli che potrebbe portare a situazioni pericolose e far sì che noi buttiamo qualche pallone in porta sperando di creare qualche palla gol, perché ultimamente il problema del Napoli è arrivare sotto la porta e creare pericolosità. L'abbiamo visto contro la Roma dove a parte un paio di tiri, se si possono chiamare tiri nello specchio, ma veramente due in tutta la partita, deboli, telefonati, c'è la punizione di Raspadori, arriviamo poco e male sotto porta ultimamente, avendo comunque una fase difensiva che fa acqua ed un centrocampo che non fa filtro né in fase difensiva, non fa da legame tra difesa e attacco, praticamente inesistente. E il Monza arriva sicuramente con il dente avvelenato per i pochi punti raccolti nelle ultime giornate di campionato, sì, però non possiamo nemmeno cioè non dobbiamo assolutamente sottovalutarlo, ma non possiamo pensare che il Monza venga al Maradona da favorito, ragazzi. Dobbiamo vincere la partita e siamo noi la squadra di casa. E avete ancora, perché ce l'avete ancora, fin quando non sarà scucito ufficialmente, avete ancora uno scudetto al petto da difendere. La tifoseria ha fatto il suo, il Maradona è sold out. 55.000 al Maradona per Napoli-Monza. Tant'è vero che si sono già espressi tanti tifosi, noi abbiamo fatto il nostro, adesso tocca a voi. Mi rivolgo alla squadra perché al di là di infortuni, al di là di affaticamenti, al di là di chi è squalificato, non ci si può permettere di perdere l'ennesima partita, chiudendo l'anno poi in una maniera disastrosa, perché se chiudi l'anno a 27 punti, è vero, con 3 punti in più lo chiudi a 30, ma vedere già quel 3 invece di quel 2 e i 27 punti già mentalmente potrebbe, sai, dare quella boccata di ossigeno che potrebbe servire a poco, ma a mio avviso risulta fondamentale in questo periodo.
Non mi sono dilungato troppo, video che ho tenuto intorno ai 10 minuti, così come mi ero prefissato, perché ultimamente sto facendo dei video troppo lunghi e mi rendo conto che da seguire poi diventano anche un tantino fastidiosi. Abbiamo analizzato il Monza tra le linee, attenzione tra le linee con i due mediani e le due mezze punte, i trequartisti, chiamateli come volete, e le vie esterne, anche se dobbiamo fare attenzione sui vertici dell'area di rigore, dove si crea densità e pericolosità per appunto buttarla dentro. Avanti Napoli, sempre forza Napoli nella maniera più assoluta. Cerchiamo di dare una svolta a questa stagione. Vi auguro una buona giornata e sempre forza Napoli. Ciao.